Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo progetto vi voglio dimostrare che con veramente poco tempo riuscite a fare una creazione meravigliosa. Intanto avete necessità di un paio di forbici, l'uncinetto 3,5, un ago per nascondere i cappietti, il metro ci servirà per le misure, mi raccomando sono fondamentali, e un bellissimo filato. Io in questo caso andrò a utilizzare questo filato che si chiama Symphony e l'ho acquistato da Lana Mania. È un gomitolo da 100 grammi e ha circa 250 metri, 80% di cotone e 20 di viscosa. E non è un filato a filo unico, bensì è una fettuccia che ha una parte in cotone e questa parte invece più lucida è la viscosa. Come vi ho abituato sempre vi do un po' di indicazioni per gestirvi per quanto riguarda la taglia. Prima di tutto è un progetto oversize, quindi non segue la vostra taglia di preciso, quindi non vi veste precisamente, bensì ha tanti centimetri in più. Per quanto mi riguarda sono la mia circonferenza che è di 88 centimetri più 20, quindi un totale di 108. Io ho fatto 54 più 54 perché ho diviso il pannello davanti e quello dietro, che lo dovremo andare a dividere qui per gli ultimi 20 centimetri, siccome ricaviamo le maniche, perché il mio progetto è formato da una catenella lunghissima che ho chiuso insieme, quindi l'ho unita, nella quale ho dovuto tener conto di avere il multiplo del 3 grazie al fatto che andiamo a sviluppare il punto. L'ho chiusa e ho lavorato delle righe di andata e di ritorno per 40 cm e il pannello è qui sotto, lo notate, già lavorato, vedete, quindi questo è un lato, questo è un altro, però come notate non ha bisogno di fare la cucitura perché l'ho lavorato in tondo, anche se ogni riga ho cambiato verso, questo perché volevo che le righe fossero dritte e non oblique. In seguito quindi ai 40 cm che sono già arrivata ad averli, dobbiamo dividerci quindi con due marcapunti, il davanti che saranno 54 cm, il dietro che saranno 54 cm. Lavoreremo per 20 cm solo sul davanti, 20 solo sul dietro e dovremo fare due cuciture, una qui e una qui sulle spalle. Qui avremo il girocollo, il classico girocollo a barca. Io ho solo 400 grammi di questo filato, quindi non so se avrò la possibilità di aumentare le maniche, cioè di fare delle maniche lunghe. Se ciò non fosse possibile, voi siete libere in base, insomma, alla vostra quantità di filato, se a mettersi le maniche lunghe oppure corte. Intanto vi faccio vedere un campione su come si sviluppa il punto e vi faccio vedere questa meraviglia all'opera. È sempre una grande emozione iniziare un gomitolo nuovo, è quasi più soddisfacente di quando si finisce un progetto. Allora, a voi bisogna caricare tante di quelle catenelle che siano multiplo di 3 e che siano anche giuste per avere la vostra circonferenza più il multiplo di 3. Quindi io adesso nel campione vado a carnicarne un po', poi andremo a lavorare io sul mio campione, voi sul pezzo originale. Dopo aver caricato 30 catenelle ne aggiungo un'altra e inizio a fare la mia prima maglia alta, ma come notate la lavoro nella parte dietro, nella costina che si forma dietro. Faccio un punto basso e una catenella, carico e lascio l'asola a bella vista sul margine della mia maglia e vado a lavorare le costine dietro. Quindi io adesso vado a fare una riga di maglia alta. Voi mi direte, ma non dovevi lavorare in tondo? Sì, dovevo lavorare in tondo, solo che sarò sincera, ogni volta quando si lavora con dei filati molto sottili, cercare di tenerli dritta la catenella iniziale per non averla tutta rovesciata tra le mani si fa un po' fatica. Allora ho trovato un metodo su come autogestire questa cosa.
Intanto fidatevi di me e iniziate a lavorare tutte le catenelle che avete caricato a maglia alta. Vi faccio notare come il mio filato passa da una base di cotone a una base di viscosa, e lo si nota dal fatto che il filato è molto più lucido e molto più scivoloso sull'uncinetto. Ecco la bellezza, insomma, della viscosa. Vado a fare quindi ora 30 punti alti. Vado a fare anche l'ultimo punto, però vedete, se prendessi la cosina mi si aprirebbe, quindi entrate proprio nell'asola normalmente. Ora vi faccio vedere la mia chicca. Incontriamo la fine della riga e l'inizio e ci chiudiamo, mi raccomando, con il filo in alto qui con un punto bassissimo. Voi direte, però è aperto adesso. Non vi preoccupate, in seguito, alla fine del lavoro, con un ago ci attacchiamo qui alla punta e attaccheremo praticamente la prima e l'ultima catenella proprio all'inizio che abbiamo fatto, e così abbiamo evitato di stressarci se la nostra catenella iniziale era messa dritta, non era messa dritta. Dopo la chiusura a punto bassissimo ci alziamo con 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Giriamo il lavoro, quindi lo prendiamo e torniamo indietro. Caricate 1, 2 e 3 volte. Ora dovete saltare 1 e 2, nel terzo punto di base andate a fare una maglia altissima, poi 2 catenelle, caricate 1, 2, 3, saltate 1 e 2, maglia altissima, 1 e 2, caricate 3 volte, 1, 2, saltate, maglia altissima. Questo è il mio punto, quindi dovete continuare per tutta la riga in questa maniera. 1, 2 e maglia altissima. Arrivati in fondo alla riga, succede che abbiamo le 2 catenelle di separazione e andiamo a chiuderci con la maglia bassissima. 1, 2 li lasciamo, ci chiudiamo qua, sarebbe comunque la sesta catenella perché ne abbiamo fatte 8, ed eccola finita la mia seconda riga. Ora iniziamo la terza, che in realtà è la prima che si ripete, perché come ho detto la maglia si sviluppa su 2 righe e basta. Fra poco ve la faccio vedere. Intanto ci alziamo con 1, 2 e 3 catenelle, la mia prima maglia alta, e giro il lavoro. Quindi mi carico una volta, entro proprio nel lavoro e faccio maglia alta, carico, maglia alta, carico e vado a lavorarla sulla maglia altissima. Vedete, qui lavoro le 2 catenelle, notate, qui invece mi devo lavorare proprio la maglia altissima. Carico, entro direttamente, 1 e 2 per le catenelle, carico, vado a lavorare sulla maglia altissima. Ora che avete capito come si sviluppa il punto e il multiplo, lo metto via che non mi serve più e guardiamo un attimo sul pezzo originale. Qui vi faccio notare il mio avvio, c'è ancora il capietto che devo attaccare proprio qua e andare a fare la cucitura. È un metodo talmente facile di autogestirsi quando abbiamo una catenella così lunga. Sono sincera, non l'ho neanche contata perché alla fine volevo farvi fare un progetto dove si utilizzava il metro e non tanto i punti, anche perché è un progetto talmente semplice e versatile che si può fare con un qualsiasi filato. È bellissimo avere l'aiuto della viscosa perché ti dà una lucentezza che nel cotone classico manca. E guardate qui il mio pannello, e questo qua è un punto bellissimo, è una maglia molto
rarefatta, perfetta per l'estate, però con un filato un po' più spesso si può fare anche per l'inverno come un coppispale. Ora io mi ritrovo al punto di aver finito i miei 40 cm, prenderò il metro e andrò a mettere dei marcapunti in cui i quali praticamente mi andranno a dividere il davanti e il dietro. Essendo un progetto così largo si fa fatica a vederlo, però cercherò di farvelo capire. Io per fare prima ho deciso di lasciare come apertura proprio la chiusura della mia riga, vi ricordate dove ci chiudiamo, e ho steso il lavoro sul tavolo e ho messo il marcapunti direttamente dall'altra parte. Poi per chi è stato più preciso e ha contato i punti, basta che faccia la metà. Ora cosa si fa? Noi dobbiamo continuare a fare lo stesso lavoro, ma invece di chiuderci in tondo andremo a fare solo righe di andata e di ritorno. Dal punto di partenza, nel mio caso, potete mettere anche marcapunti se vi trovate in difficoltà, fino ad arrivare al prossimo marcapunti, dove ci fermiamo, perché dobbiamo tornare indietro, di conseguenza facciamo un pannello per la parte dietro, uno per la parte davanti, o viceversa, perché come avete notato non abbiamo una parte bella o una parte brutta del lavoro. Intanto mi alzo con le solite 3 catenelle, giro il mio lavoro, carico e vado a fare il punto alto, il secondo, il terzo lo lavoro sulla maglia alta. Ora io vado a farlo fino ad arrivare a marcapunti, vi faccio vedere come si comincia senza chiuderci, dopodiché vi lascio lavorare da sole e ci troveremo dove andremo a fare le cuciture sulle spalle e lì vediamo un attimo di gestirci con le misure per il girocolo. Andiamo a fare l'ultimo punto insieme, che è proprio il punto marcato. Vi dovete ricordare che da adesso in poi il multiplo non è più 3 ma è 3 più 1, quindi quando dovete iniziare il secondo pannello come punti di riferimento dovete tenere sempre il punto marcato e anche questo punto iniziale, quindi come base vi dovete attaccare sempre lì perché avete bisogno del 3 più 1. Intanto girate il lavoro e vi alzate sempre con le classiche 8 catenelle. Se poi volete avere un lato già bello pulito, iniziate con un punto basso, dopodiché fate le 7 catenelle rimanenti. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, caricate sempre 3 volte, 1, 2, saltate, nel terzo punto andate a fare la maglia altissima. Questo fino alla fine della riga, poi la riga di punti alti e così via. Questo per 20 cm. Direi che è un'altezza più che sufficiente. È normale che se la vostra taglia vi chiede di avere qualche centimetro in più, potete metterlo, non la viete. Insomma, per quanto riguarda queste misure vi autogestite, infatti è un progetto che si basa sui centimetri e non sui punti di base. Ora io andrò a fare quindi sia il davanti che il dietro, ci troviamo per fare le cuciture e per vedere, come ho detto prima, le misure del girocollo. Intanto io ho proseguito il lavoro, quindi ho fatto il davanti, il dietro, che comunque sia, essendo tutte e due uguali, non ce n'è uno ben preciso. Ho diviso a metà il mio pannello, semplicemente l'ho appoggiato sul piano di lavoro, ho usato il metro, l'ho diviso a metà dove l'ho marcato il punto, dopodiché mi sono allargata di circa 11-12 cm da una parte e dall'altra, quindi qui ho dai 22 ai 24 cm, senza tener conto della larghezza che si è creata sulla parte della spalla che andremo a fare insieme, perché essendo questo un indumento estivo, quindi da usare col caldo, averlo troppo appiccicato al girocollo, insomma al collo, mi sembrava un po' troppo caldo, però qui ognuna di voi è libera di decidere. Ho fatto la cucitura sulla spalla, dopodiché con il filo con cui ho fatto la cucitura mi sono attaccata e ho proseguito per questa manica.
io avendo un limite ben preciso di filato mi sono fermata e andrò a proseguire il lavoro anche dall'altra parte in base alla quantità di filato. Se mi avanza qualcosa farò magari qualche riga in più oppure addirittura dovrò disfare. Anche qui decidete voi se proseguire con delle maniche molto lunghe, se limitarvi al giro semplicemente alla spalla, quindi praticamente quasi una specie di gilet, però teniamo presente che è sempre un progetto oversize, quindi vi cade molto bene. Ora, tornando a noi, dopo che avete deciso quanto deve essere largo il giro collo, proseguiamo in questa maniera. In pratica, io ho qui sulla parte dietro il filato che mi è rimasto, che lo lascerò là, perché cosa farò? Farò una spallina unica, quindi andrò a lavorare da qui, dall'inizio fino al marcapunti, semplicemente mantenendo lo stesso motivo, notatelo. Quindi un giro di maglia altissima con le catenelle di separazione, un giro di maglia alta. Dopo aver fatto 1-2 giri completi mi sono cucita con una riga di punto basso sulla parte interna e siccome decido che questo sarà il mio davanti per una questione di cucitura avendola già fatta su questa spalla, ora prendo il filato l'uncinetto e andiamo insieme a fare queste due righe di maglia altissima, una di maglia alta e poi la cucitura sulla parte dietro. Questo è il filato che avevo lasciato perché non sapevo ancora come ero messa, dopo lo andremo a nascondere insieme. Ho finito praticamente da quella parte in là, quindi questa è la mia riga sul davanti della maglia alta, devo farla maglia altissima al contrario, quindi giro il lavoro in questa maniera, entro qui dove è il punto marcato e faccio un punto catenella in questa maniera, poi tiro e blocco, lascio l'uncinetto attaccato per non perdere l'asola e ora facciamo quella cosa che io dico sempre per quanto riguarda le fettucce. Le fettucce bisogna sempre bloccarle, vedete. In questo caso non andrò a bloccare praticamente qui l'esterno, quindi proprio la punta, perché abbiamo a che fare con una fettuccia tubolare, quindi ho facilità di andare a nasconderla dentro. Prendo l'ago, apro la fettuccia, quella attaccata al gomitolo, la infilo sull'ago per bene e passo qui dentro il capietto. Così facendo ho la sicurezza che anche nei lavaggi o comunque nell'usura del capo non mi si smonta. Lo tiro e ora lo lascio entrare all'interno. Voi direte, però è un po' più spessa adesso questa parte, va benissimo che sia più spessa, però vi ricordo che se mi si smonta la fettuccia, cioè io rimango con il lavoro in mano, quindi non riesco più a utilizzarlo. Adesso io ho già un'asola, quindi vado a fare le altre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Carico 1, 2 e 3 e vado a contare 1, 2, sul terzo punto vado a fare la mia maglia altissima. 2 catene di separazione, 1, 2, 3 di carico, 1, 2 salto, maglia altissima. È sempre difficile lavorare con un filato quando è scivoloso, passi da una parte molto ben tenuta sull'uncinetto perché essendo il cotone rimane comunque più opaca, poi passi alla parte in viscosa molto scivolosa, è normale che un po' sfugge. Ora io lo faccio quindi per 2 righe di maglia altissima e una riga di maglia
alta, quindi maglia altissima, maglia altissima, ci ritroviamo per fare la cucitura. Vedete, questa in realtà è sulla parte interna. Ora dobbiamo fare la cucitura, però noi siamo sul davanti, lo so perché praticamente ho la cucitura sulla parte dietro, quindi bisogna girare il progetto. Ed eccoci qua. Allora, io ho qua anche il cappietto, quello che vi ho fatto vedere prima, che devo bloccare, e siccome c'è la viscosa che è molto scivolosa, cosa andrò a fare adesso? Farò qualche punto insieme a entrambi, quindi entro in un punto su un lato, entro nell'altro, prendo entrambi i fili e faccio un punto basso, vado nella prossima maglia alta, qua c'ho praticamente il quadratino, quindi punto basso, così via, e poi prendo l'ago, ecco questo è l'ultimo, lascio sempre l'uncinetto attaccato, prendo l'ago e vado a inserire il cappietto, quello già tagliato, è lunghissimo quindi lo andrò a tagliare ancora un po' più corto, e con l'ago vado a inserirlo sulla fettuccia, su quella attaccata al gomitolo. Finisco di cucire fino ad arrivare alla fine della mia parte della spallina e lì mi tocca tagliare il filo, quindi per forza dopo con l'ago vado a inserire questa fettuccia nel lavoro già fatto. Ci ritroviamo quando inizierò a lavorare sulla parte della manica, così vi faccio vedere come vado a riprendere i punti. Ho fatto la cucitura e mi sono attaccata alla base qui della manica, dove praticamente ho diviso i due pannelli. Mi sono già messa a fare il primo punto e ho nascosto il cappietto dentro la fettuccia, così praticamente tagliamo un po' del video. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, carico, rientro. Io ho fatto così, ho fatto 2 maglie alte dove c'era la riga di maglia alta e ne ho fatte 6 dove c'era la riga delle maltissime. Di conseguenza io ho lavorato un punto alto per ogni catenella, quindi carico direttamente nel lavoro, vado a fare 1 2 3 4 5 e 6. Poi punto, qui abbiamo la maglia alta, quindi 1 e 2, poi qui 6 e così via. Questa riga va sul davanti, quando si torna indietro girando il lavoro, quindi si lavora come per il corpo della maglia. Il risultato ve lo faccio vedere, è questo qua, guardate, questa è la prima riga, questa qui, poi riga di maglia altissima, riga di maglia alta e così via. Ora io farò questo, andrò a lavorare sulle maniche finché finisco il gomitolo, mi è rimasto questo, quindi direi quasi un 60% del gomitolo, e quando ho finito il filo in pratica ci rivedremo che lo indosso il progetto e vedrete insomma come mi sta e dopo farete le vostre considerazioni. Ora vi faccio vedere come andiamo a sistemare questa parte qui. Vi ricordate come abbiamo iniziato il lavoro? L'abbiamo lasciato aperto. Prendete l'ago e vediamo come si sistema. Intanto la maglia è in posizione, quella giusta. Quindi io qua devo semplicemente andare nella catenella e fare questo passaggio qui.
basta. In pratica noi le abbiamo unite, notate, e non abbiamo avuto quei 5-10 minuti per mettere la catenella dritta, che non sia rovesciata, che non si giri su se stessa, che magari finisci di lavorare la riga di maglia alta e ti ritrovi che non va bene a chiuderla perché è tutta girata su di sé. Credo che questo sia un metodo veramente veloce, pratico e alla portata di tutti. Ora io dovrò nascondere questo filo nel lavoro e siccome ho la fettuccia che è tubolare, io personalmente andrò non nel lavoro in sé con l'uncinetto, ma andrò proprio nella fettuccia a passare in mezzo, così la blocco per bene. Ecco, fate un po' di questo passaggio qua, vedete che prendo solo una parte della fettuccia e così via finché lo nascondete. Ci ritroviamo dove lo indosso e non vedo l'ora. Eccolo qui indossato il mio progetto. Vi ho dato retta e ho creato una maglia tutta colorata, facilissima. Devo dire che mi ha sorpreso anche per quanto riguarda l'evoluzione del progetto, perché pensavo di farlo molto più corta, invece vi devo dire che ha ben 68 cm, quindi praticamente è una maglia a tutti gli effetti. Anche la manica, come notate, quasi a metà braccio, quindi la resa è veramente bella. Io cosa ho fatto qua nell'ultima riga per gestire al meglio il filato, invece di fare 2 catenelle ne ho fatte una e come notate è anche leggermente più stretta, così se casomai all'improvviso fuori si mette a piovere o tira vento, riuscite a indossare molto bene una giacca o qualcosa per coprirvi. Detto ciò, la potete indossare come me con una spalla coperta, la potete centrare e lasciarla normalmente a barca, ci potete mettere una cintura che vedete veramente bella, oppure potete farla un po' più corta, quindi più o meno al punto vita, e aumentare le maniche. Quindi io con 400 grammi ho fatto questa meraviglia. Anche dietro guardate come veste bene, veramente benissimo. Ricapitoliamo: dovete prendere la vostra taglia più ampia, seno o fianchi, dipende da quello che dovete andare a fare, perché se facevate tipo un copricostume che è molto più lungo, vi consiglio di prendere quella dei fianchi. Ci aggiungete 20 cm tenendo presente sempre il multiplo di 3. Lavorate una prima riga di maglia alta, dopodiché sviluppate il punto altissimo, quindi maglia altissima, 2 catenelle, maglia altissima. Mi raccomando, ricordatevi di cambiare riga ogni riga, cioè se avete lavorato in questa parte non continuate da lì, semplicemente girate il lavoro e tornate indietro. Così facendo mi avvicino, i quadratini, quindi le maglie alte, stanno una sopra l'altra e praticamente non si crea il motivo leggermente obliquo. Arrivate all'altezza che desiderate, se la volete lunga come me oppure più corta, vi fermate, prendete 2 marcapunti e dividete il lavoro a metà, una parte per il davanti e una parte per il dietro, uguale identica. Lavorate questa altezza qui per quanto riguarda il davanti e per quanto riguarda il dietro, poi a un certo punto vi consiglio di fare questo spessore qua, se volete che sia un po' più largo nel girocollo, altrimenti se non vi dà fastidio semplicemente vi limitate a cucire e il girocollo sarà un po' più stretto. È normale che dovete lasciare lo spazio, i centimetri necessari per farvelo passare dalla testa, che sono circa 55-57 centimetri, quindi qui state molto attente. Poi riprendiamo il punto per le maniche. Sono un optional, quindi non avete l'obbligo di aggiungerle. Io l'ho aggiunte perché avevo ancora del filetto, però nulla vi obbliga di farle. Potevo anche lasciarle semplicemente così. Potete farla ancora più larga, quindi aggiungere non 20 ma 30 cm, oppure più stretta.
nulla vi vieta di gestirvi questo. Dovete solo considerare il multiplo che è 3. Per il resto, per le misure, per i centimetri vi autogestite. Bene, io ho finito, sono felicissima, sono dei colori spettacolari, però si può fare anche a colore unico. Sarà veramente elegante, un punto semplice, larga e di colore unico, è un capo di quelli che si può indossare per qualsiasi occasione, per il mio punto di vista. Io non ho paura a usare i colori, quindi io li uso anche per delle occasioni un po' più elaborate. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci ritroviamo al prossimo video progetto. Intanto, chi non mi conosce e ha voglia di vedere ancora dei video tutorial, che si iscriva al canale perché è completamente gratuito, semplicemente restiamo in contatto. E per chi mi conosce già da tempo, fatemi sapere se vi piace, mandatemi altri suggerimenti, magari qualche voglia per l'estate, per la bella stagione che non la trovate in giro ma siete curiose di crearla, altrimenti noi ci vediamo al prossimo video progetto. Un bacio!